Ciao a tutti e bentornati a chi mi segue già. Oggi voglio fare con voi un tutorial molto facile, adatto anche per le principianti. Avremo bisogno di due stoffe, una per il dentro e una per il fuori. Questo qui sarà un portateglie che sarà veramente adatto da regalare perché è estremamente facile farlo e quindi andrà benissimo per il Natale, utilizzando ovviamente stoffe natalizie. Sarà un regalo bellissimo anche per la festa della mamma, ma anche per la festa dei nonni, da regalare appunto a una nonna. La misura di queste due stoffe dovrà essere di 47 cm per una lunghezza di 90 cm per tutte e due le stoffe. Poi avremo bisogno di due strisce, io ho già tagliato queste strisce e sono di 7 cm per 50 cm di lunghezza. Poi avremo bisogno di un cordino. In questo caso io utilizzerò questo qui bianco, è in nylon e ci serviranno più o meno 2 metri e qualcosa. E poi utilizzeremo questi fermalaccio che hanno la molla all'interno, solitamente vengono utilizzati per gli zaini e quindi per chi fa set asilo li conosce perfettamente. Volendo, la parte davanti si potrà fare anche con tanti ritagli di stoffa, l'importante è raggiungere sempre la stessa misura che vi ho detto prima. Bene, dunque, io direi di procedere con il tutorial, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per le notifiche. In questo modo resterete aggiornati sulle prossime uscite dei nuovi video tutorial. Poi, ovviamente, se il video vi sarà piaciuto alla fine, condividetelo. In questo modo aiuterete attivamente il canale. Bene, dunque, buona creatività a tutti! Come prima cosa mi sono occupata dei manici e quindi ho stirato la stoffa, l'ho piegata più volte in modo che mi risultasse alta 2 cm. Nel mio caso la stoffa a quadretti mi ha aiutato nel calcolare appunto le pieghe che dovevo fare, in quanto ogni quadretto misurava mezzo centimetro. Una volta stirati i manici, li ho cuciti su ogni lato a pochi millimetri dal bordo. Dopodiché li ho messi da una parte e mi sono occupata del corpo centrale del lavoro. Una volta cuciti i manici, prendo le due stoffe e traccio il centro, ma non lo farò con una penna cancellabile perché, come si vedrà dopo, stirando ho dovuto ripetere l'operazione. Quindi ho tracciato il centro e poi ho fatto due segni a 10 cm dal centro per poter posizionare poi i manici. Questa operazione l'ho fatta su tutti e due i lati corti della stoffa. Lo potete fare sia nel rovescio oppure al dritto, anzi forse al dritto è meglio. Dopodiché vado ad accoppiare le stoffe dritto su dritto e metto gli spilli per fermare appunto le due stoffe. Il passaggio successivo sarà cucire i lati lunghi delle due stoffe. Non andranno cuciti i lati corti.
Una volta unite le due stoffe andrò ad appiattire la cucitura, quindi vado a stirare sulla cucitura per appiattirla per bene. Questo lavoro sarà fatto su tutti e due i lati. Poi girerò la stoffa per 2 cm e sempre con il ferro da stiro vado ad appiattire e a piegare la stoffa, sempre su tutti e due i lati corti. Una volta che ho fermato il tutto con gli spilli andrò a cucire e cucirò sulla cucitura e poi tutto quanto intorno a pochi millimetri dal bordo che si è creato. Tutte le cuciture utilizzate in questo progetto sono cuciture dritte, semplici, standard della macchina. Come potete vedere, avendo fatto i segni prima con la penna cancellabile, qui purtroppo ho dovuto ripetere tutta quanta l'operazione. Quindi questo non è altro che ripetere l'operazione che ho fatto prima di trovare il centro e poi distanziare di 10 cm la posizione per i manici. I manici io li ho posizionati all'esterno dei due segni e quindi verso i lati e non verso il centro, all'interno delle due stoffe, praticamente tra i due dritto su dritto. Mi raccomando di posizionarli per bene, altrimenti vi verranno storti. Ho lasciato circa 1 centimetro che spuntasse fuori e sono andata a spillare. Partendo dagli angoli ho misurato 2 cm ed ho fermato con gli spilli perché lì non dovrò cucire. Questa operazione andrà fatta su tutti e 4 gli angoli. Adesso che andrò a cucire, quindi dovrò partire da 2 cm dall'angolo e non dall'inizio dell'angolo. Sul lato destro dello schermo io ho posizionato 2 spilli viola perché quello sarà la parte che lascerò aperta per poter risvoltare tutto quanto il lavoro, mentre invece sul lato sinistro farò una cucitura unica, ripeto, lasciando però sempre tutti e 4 gli angoli a 2 cm aperti. Queste aperture che io devo lasciare su tutti gli angoli serviranno per creare un passaggio per il cordino e quindi non vanno assolutamente chiusi.
Andremo poi a risvoltare il lavoro e delicatamente tireremo fuori gli angoli, facendo attenzione. Sugli angoli quindi ci saranno dei fori. Una volta stirato tutto, andrò a posizionare degli spilli. Io ho usato degli spilli in 2 colori. Gli spilli viola rappresentano dove non andrò a cucire. Infatti eseguirò una cucitura di ribattitura solo dove ho gli spilli gialli, molto vicino al bordo. Qui ho tracciato le linee di cucitura per creare appunto il canale per il passaggio del cordino e farò questa operazione sia qui sotto che sopra in alto, sui lati lunghi della stoffa. Ovviamente in questo caso ho utilizzato una penna cancellabile con il calore. Una volta terminate le cuciture, ho inserito il cordino nei canali che ho creato. Dopodiché ho inserito il fermalaccio sul cordino e ho fatto i nodi alle estremità per fermare appunto il fermalaccio. Ho sigillato poi il tutto con un accendino. Questo è il mio portateglie terminato, completamente lavabile e pieghevole, quindi si può riporre in un cassetto quando non viene utilizzato. Questo portateglie non prevede un'imbottitura, anche perché gli alimenti è sempre meglio trasportarli quando sono freddi o tiepidi, altrimenti si potrebbero versare dei liquidi. A questo portateglie poi possiamo abbinare uno strofinaccio, una presina oppure un guanto da forno. In questo caso avremo un set fantastico. Bene, dunque, io vi saluto e vi rimando al prossimo video, ma vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite dei nuovi video tutorial. Ringrazio tutti i miei iscritti vecchi e nuovi e se il video vi è piaciuto mi raccomando di condividerlo. Ciao!